La natura ci parla utilizzando tanti linguaggi diversi. Può rivendicare la sua indipendenza e la sua forza negli eventi estremi, oppure ci ricorda i suoi bisogni attraverso il colore delle foglie. La diversità è, fra le sue forme di comunicazione, la più curiosa e interessante. Peperoni tutti storti, patate con più gambe, fragole simpatiche e poi mele dal colore un po' sbiadito, carote bitorzolute, melanzane antropomorfe. Più che elementi di un museo degli orrori, sono la testimonianza di una fantasia che non può essere rinchiusa sotto standard o canoni estetici. È anche questo il cambiamento che si propone di portare l'agricoltura biologica all'interno delle nostre vite. Non soltanto quindi sovvertire il paradigma delle coltivazioni, ma aprire un tema ancora più ampio e coinvolgere anche la percezione che abbiamo nei confronti della natura, considerandola un'entità vitale a tutti gli effetti, con equilibri, bisogni e modalità di espressione tutte sue. Per questo dobbiamo riconsiderare la nostra percezione verso i frutti e le verdure imperfette. Per questo la fruit positivity, chiamiamola così, può essere un passo per trasformare quello che era considerato scarto non vendibile in un eroico protagonista della lotta allo spreco alimentare. Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Cosa rende un frutto o un ortaggio migliore di un altro? Potrebbe essere una domanda semplice e la risposta potrebbe essere banalmente quelli che vengono prodotti in modo etico o fanno bene alla salute o che hanno un buon sapore. In realtà è tutto, come sempre, più complicato. A contare in fase di acquisto ci sono tanti fattori. La psicologia dei prodotti ci dice che siamo attratti da determinate stimolazioni sensoriali. Il colore verde, ad esempio, ci può comunicare qualcosa di naturale, mentre una forma più arrotondata o geometrica ci può ispirare sensazioni di calma o di ordine. Queste indicazioni hanno piano piano penetrato il mercato, facendoci scegliere attraverso veri e propri prototipi e standard estetici, o assiomi di bontà percepita, a discapito di altri. A differenza dei prodotti trasformati che possono essere manipolati fino a ottenere la forma di un happy hippo o di un cubo perfetto, nel caso di frutta e verdura fresca è un po' più difficile, perché ogni minimo cambiamento ambientale disegna nuove e imprevedibili forme. Nella frutta e nella verdura la scelta di ciò che è bello e cosa no viene effettuata attraverso alcuni parametri estetici, ben prima che gustativi. Si parte dalla misurazione delle dimensioni, si valuta la forma, poi l'epicarpo, e cioè la luminosità e l'omogeneità della buccia. Solo in fase finale si considerano alcune caratteristiche organolettiche, come il grado zuccherino. Una mela con un colore non uniforme verrebbe quindi scartata rispetto a una competitor perfetta, a parità di maturazione e di gusto, e così via a tutti gli altri prodotti. È fra queste pieghe che si forma lo spreco alimentare. Basti pensare che in un report realizzato da Good and Fugly, compagnia che si occupa del recupero e la vendita di frutta e verdura brutta, il campione di agricoltori australiani intervistati hanno dichiarato che il 68% dei loro prodotti è stato rifiutato dal mercato per via del loro aspetto. Generalmente la quota di cibo buono da mangiare ma imperfetto viene venduto tramite altri canali, utilizzato come mangime per gli animali oppure impiegato nell'industria della trasformazione di bevande, conserve e prodotti a lunga conservazione. Quando queste alternative però non riescono a coprire questo quantitativo, tutto quello che rimane viene inevitabilmente sprecato. A livello mondiale l'ONU parla del 15% di prodotti buoni da mangiare, ma buttati,
su un totale che supera il miliardo di tonnellate di cibo non consumato ogni anno. Questo spreco porta con sé non solo il prodotto in quanto tale, ma anche le risorse naturali e lavorative impiegate per produrlo, l'acqua per annaffiare il campo, così come il lavoro degli agricoltori. Una perdita immensa che produce il 10% dell'inquinamento totale che rilasciamo nell'ambiente. Chiaro che sia un lusso che non possiamo, del resto, più permetterci. Sono queste le ragioni per cui la Fruit Positivity può diventare una risorsa e uno stimolo a cambiare. Può essere quel movimento che, rimettendo il cibo al centro, gli ridà il suo vero valore. Ci spinge a valutare come caratteristiche più importanti il gusto, i nutrienti e le modalità in cui viene realizzato rispetto alle componenti estetiche. Ci permette di puntare, più che al bello, a ciò che c'è di buono. Le nostre storie di straordinaria biologicità finiscono qui, ma più che una fine, vuole essere un nuovo inizio. Un invito a guardarsi intorno e godere della grande biodiversità che ci circonda, nel guardare gli insetti con uno sguardo diverso, nel riconsiderare il valore della frutta e della verdura che consumiamo ogni giorno. Questo perché, oltre agli agricoltori, anche noi, come consumatori, possiamo dare il via a un cambiamento che, dalle radici, arriva fino alla nostra tavola. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza, e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini, con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfrè e le animazioni di Alessio Crispino.